Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un discorso che forse non abbiamo mai affrontato, ossia quello delle riceventi universali, tra virgolette, per radiocomandi, quindi cancelli, basculanti, qualsiasi posto dove ci sia una scheda che alla fine ha bisogno di un contatto, un impulso per aprire un qualcosa, ma non solo. Abbiamo già fatto dei video in passato su come rendere smart magari un apricancello in vari modi con dei son-off eccetera, ma oggi vi faccio vedere una cosa particolare, perché tornando sul discorso delle riceventi vi faccio vedere prima una ricevente di quelle universali economiche che si comprano online, che io uso anche per lavoro perché alla fine vanno benissimo, ma poi vi faccio vedere un prodottino che ho trovato per caso, perché io ogni tanto su AliExpress compro un sacco di cagate, spesso finiscono cestinate o nel dimenticatoio, invece questa ve la voglio far vedere perché è veramente una roba carina. Si tratta di una ricevente universale per cancelli, basculanti eccetera, con il modulo RF, quindi il modulo radio integrato, che tra l'altro è universale perché dovrebbe beccare tutte le frequenze, tutti i tipi di radiocomandi, anche se poi vedremo che ha qualche limite. Ma la parte veramente interessante è che ha anche wifi, quindi con lo stesso dispositivo riuscirete a magari sostituire una ricevente guasta mettendone una universale e recuperando i radiocomandi che avete già, e in più aggiungete la funzione smart. È un prodotto comunque Tuya, quindi funziona con l'app Smart Life e funzionano anche i comandi vocali con assistente Amazon o Google. Questo è giusto per capire. Poi attenzione, guardate il video fino alla fine perché vi farò anche vedere come trovare sulle varie schede elettroniche i morsetti dove collegarsi, perché tante volte in questi video mi chiedete: ma sì, ma non so dove collegare i fili, il contatto dove va, qua e là. Bene, ve lo farò vedere. Questo perché? Perché tante volte le schede, soprattutto dei cancelli, a volte hanno un modulo radio integrato, quindi una schedina piantata sulla, diciamo, scheda principale. Tante volte c'è già una ricevente esterna, quindi la sostituzione è immediata perché togliete una e mettete l'altra. Vari modi, ma nel caso in cui non ci sia una ricevente esterna o comunque non sappiate dove collegarvi, a fine video c'è una parte dedicata per cercare di spiegarvi dove collegarvi se non siete pratici. Ora, bando alle ciance, mi raccomando, iscrivetevi al canale che non costa nulla, in modo da avere sempre contenuti più interessanti sul canale, rimanere sintonizzati e darmi un incipit, si dice, non lo so, darmi, diciamo, l'energia per portare avanti questo progetto, perché come sapete il mio lavoro è un altro e fare video mi porta via del tempo prezioso. Adesso vi faccio vedere prima la ricevente universale e subito insieme la ricevente wifi. Dunque, io molto spesso quando faccio le riparazioni dei cancelli, delle basculanti eccetera, uso centraline universali come queste, che sono economiche ma che funzionano benissimo perché sono a due canali, sono alimentabili da 9 a 30 volt, hanno anche la connessione per l'antenna esterna, vi danno in dotazione questo cazzellino, però in realtà gli possiamo collegare anche una vera e propria antenna accordata col supporto e tutto, collegando anche la massa che va ancora meglio, ma hanno tutti questi switch perché è multifrequenza e in teoria prende tutti i tipi di radiocomando. Vedete, in base alla configurazione, in base a come mettete gli switch, prendiamo tutti i 433, i 310, i 318, 868, prendiamo un po' tutto, però devo essere sincero, sui cancelli 433 le uso senza problemi. Quando abbiamo i radiocomandi, ad esempio i FAC 868, Rolling Code, nonostante io abbia in mano il master per fare la programmazione e la copia, non riesco sempre a farli andare, mi fanno dei casini, quindi diciamo che vanno bene finché abbiamo dei radiocomandi tra virgolette normali 433, e lei va bene, universale, la usiamo, costa poco, è ok. Ma la figata, passatemi il termine, è che ho trovato questi. Cosa sono? Sono esattamente lo stesso prodotto, ok, vedete, però questo qua è Tuya ed è Wi-Fi e smart, quindi fa le stesse cose di quello, ma vedete che in più abbiamo un pulsante di configurazione e lui si connetterà anche al Wi-Fi. Qui c'è tutta la procedura, ci sono sempre i ponticelli che vedete combaciano con quelli dell'altra configurazione del dispositivo normale, addirittura abbiamo anche un foglio stampato con una definizione migliore, riusciamo a leggere meglio tutte le varie codifiche disponibili. Vi lascio anche un'immagine adesso da vedere per capire cosa può ricevere come comando, sempre prendendo con le pinze soprattutto tutti i vari rolling code e gli 868. Avremo quindi un dispositivo che adesso proviamo a configurare sia
con un radiocomando qualsiasi che con l'applicazione per fare la stessa cosa, ossia aprire un cancello in un garage, ma oltre che con il comando radio anche con l'applicazione Smart Life, che a sua volta sarà anche integrabile con i vari comandi vocali se magari avete Alexa in auto. Bene, facciamo la prima accensione, così facciamo un po' di prova e vediamo come funziona. Lo alimento in questo caso con un 12 in ingresso, non ha neanche la polarità, quindi gli entrate come vi pare, non è un problema. Normalmente le automazioni, le schede sono tutte 24. Ok, dispositivo acceso, vedete che lampeggia di blu e secondo me mentre lampeggia di blu vuol dire che dobbiamo subito fare l'accoppiamento. Quindi entriamo in Smart Life, aggiungiamo un dispositivo, vedete che l'ha già trovato, facciamo aggiungi. Nostra solita rete wifi a 2.4, chiaramente la ricevente deve essere sotto copertura wifi, andiamo avanti, fa l'aggiunta, viene anche già trovato dall'assistente di Amazon, cambiamo il nome, lo chiamiamo ricevente, fine, l'app Smart Life si riavvia, vedete che qua in ricevente abbiamo il nostro switch canale 1 e canale 2, quindi canale 1 dà l'impulso, senza che ho impostato nulla, canale 2 dà l'impulso. Andiamo un po' nelle impostazioni, vediamo cosa c'è di bello. Notifica offline, che comunque può servire, è già aggiornato, nessun'altra opzione. Possiamo fare all on, quindi abilitare tutte e due le uscite. Timer, switch 1, qui possiamo aggiungere delle programmazioni, dei conti alla rovescia, un timer circolare, un timer a random, e vedete che viene già di default abilitato l'inching a 2 secondi. Lo possiamo anche abbassare a 1. Dobbiamo prima disattivarlo, poi abbassarlo a 1 e riattivarlo sullo switch 1 o sullo switch 2. Quindi andiamo anche qua a modificare l'inching e lo mettiamo a 1 e lo riattiviamo. Vediamo se è cambiato. Sì, è un po' più corto. Nel setting stato del relè possiamo tenere l'ultimo stato tranquillamente, possiamo fare un flip per il cambio stato, button switch, insomma tutte impostazioni che nella realtà di fatto su questo dispositivo non ci interessano, perché quello che deve fare è dare un impulso sul canale 1 e un impulso sul canale 2. Basta. Ma chiaramente se non volete usarlo per aprire un cancello, ma lo volete magari usare per accendere delle luci, quindi deve diventare interruttore, togliamo l'inching, lo usiamo come contatto pulito. Non abbiamo le specifiche della corrente sul contatto, vediamo se le troviamo da qualche parte. Vediamo invece come si memorizza un radiocomando. Prendiamo ad esempio il canale 1, basta tenere schiacciato, si illumina fisso, diamo l'impulso, vedete che lampeggia, teniamo, fa il click e si spegne e noi abbiamo memorizzato il canale 1. Vedete che nel frattempo risponde anche sull'applicazione, quindi una ricevente universale per quanto riguarda radiocomandi. Vi ricordo, prendete con le pinze il discorso soprattutto di questi, perché ho già fatto delle prove, me lo memorizza ma magari poi magari sbaglia, perché se schiaccio un canale mi accende anche l'altro, quindi con gli 868 rolling code FAC non va benissimo, con tutti i normali 433 non ho proprio rilevato problemi. Abbiamo quindi associato un radiocomando, abbiamo anche le uscite che sono funzionanti a livello di applicazione. Proviamo a cambiare i nomi, lo chiamiamo ad esempio carraio, e il canale 2, tenendo premuto sul nome, lo chiamiamo pedonale. Quindi abbiamo carraio e pedonale. Vediamo come ci comportiamo a livello di comandi vocali. Entriamo dentro il nostro assistente qua, dispositivi. Vedete che abbiamo la ricevente che è nuova, mi dice che è spento, non mi fa vedere però i canali separati. Vediamo se sono finiti da un'altra parte, mi sembra proprio di no. Purtroppo l'unica cosa che vediamo è la ricevente. Vediamo cosa succede se l'attivo. Fa l'attivazione, lavora l'inching, ma non so quale canale mi sta attivando. Prendo un multimetro, facciamo subito il test al volo, battiamo prima il canale 1, e me lo chiude. Vediamo se per caso non chiude anche il canale 2. No, indirettamente e involontariamente, non so per quale motivo, il dispositivo che viene trovato dall'assistente vocale, in questo caso di Amazon, con l'accensione, quindi col comando vocale, chiude solo il canale 1. Vediamo. Alexa, accendi ricevente. Vedete che ha cliccato. Facciamo la controprova. Alexa, accendi ricevente. Canale 1 viene chiuso. Accendi ricevente.
canale 2 no. Parte vocale che in questo momento funziona al 50%, però già che riusciamo ad attivare un canale col comando vocale, direi che è tanta roba. Poi questo dispositivo che si chiama ricevente, magari il comando accendi ricevente è scomodo. Noi cosa facciamo? Andiamo a creare una routine nuova. Quando a voce diciamo apri carraio, quando diciamo apri carraio, cosa deve fare? Va a prendere nella casa intelligente il dispositivo che si chiama ricevente, ok? E me la abilita. Vedete che non mi riconosce i due canali, questo è l'unico difetto, per lui c'è un canale. Quindi quando dico apri carraio, lei deve attivare la ricevente. Salviamo la routine, dovrebbe già essere attiva, mettiamo già i puntali, proviamo a lanciare il comando vocale. Alexa, apri carraio. Quindi senza stare a cambiare nomi eccetera, creiamo una routine col comando che più ci piace e abbiamo il riscontro diretto. Chiaramente se torniamo all'applicazione possiamo fare la stessa cosa da app e il canale 1, che abbiamo, l'unico che abbiamo memorizzato, funziona anche col nostro radiocomando. Carino, può essere utile sicuramente in moltissimi contesti. Adesso vi faccio vedere tutto il discorso dei collegamenti, che è identico sia per la versione standard che per quella col wifi integrato. Ho preparato qua 4 schemi presi a caso di 4 schede qualsiasi per farvi capire la differenza. Prendiamo una FAC 746, qui abbiamo collegamento motore, alimentazione fase neutro, qui abbiamo la spia in uscita. Vedete che in questo caso abbiamo il piedino 7-8 che sono l'alimentazione 24 volt DC, quindi la nostra ricevente va alimentata portando due fili a questi due morsetti. Poi qui abbiamo start, stop, tutte le fine corsa. A noi quello che interessa è lo start, ossia il morsetto 2 che chiude sul morsetto 1, quindi tra questi due morsetti bisogna mettere due pezzi di filo che vanno al contatto della ricevente per fare lo start. Lo stop non serve in questo caso, lo stop è una sicurezza che deve stare normalmente chiusa. Altro esempio, qui abbiamo una scheda dove abbiamo più e meno, vuol dire che questi sono due morsetti negativi per l'alimentazione 24 volt, più sono due positivi, quindi per alimentare la ricevente basta mettere un filo nel 9 o nel 10 e un filo nel 7 o nell'8. 7 che è anche il comune, vedete, seguendo il filo, che va a chiudere sui due comandi di open. C'è open A e open B, dove open A fa l'apertura totale, open B fa l'apertura parziale. Vuol dire che se il cancello ha due ante, col parziale se ne apre solo una per il pedonale, col totale si apre tutto. Se avete un due ante ma comunque lo usate solo in apertura completa, potete collegare i fili del contatto tra il morsetto 1 e il morsetto 7. Altra scheda rappresentata in modo diverso, vedete che qui abbiamo 24 volt AC, morsetti 11 e 12 per alimentare la ricevente, poi abbiamo 1, 2, 3, dove abbiamo il comune che è il 2 e lo start che è l'1. Stesso discorso di prima, se volete fare il pedonale chiudete tra 2 e 3, se volete l'apertura totale tra 1 e 2. Ve ne faccio vedere una ancora diversa, un manuale di una scheda dove non c'è lo schema a filare, ma ci sono tutti i morsetti qui e la dicitura di che cosa sono. 9 e 10 che sono positivo e negativo di alimentazione, poi abbiamo il comune di tutto quanto che è l'8 e il SEC che è il pulsante di start. Vuol dire che i fili del nostro contatto vanno messi tra l'8 e l'1, semplicemente. Vari modi di spiegare la stessa cosa, ma credo di essere riuscito a farvi capire dove dovete collegarvi. Perfetto, siamo giunti a fine video, prodottini veramente fantastici. Dunque, quella universale si trova anche in Italia, vi lascio il link di Amazon, per assurdo costa qualcosina in più dell'altra, perché l'altra vi lascio il link per prenderla direttamente su AliExpress. Io non ho affiliazioni, non ho percentuali, compratela, spendete il giusto, non mi interessa guadagnarci qualcosa. Se vi è stato utile questo video, piuttosto mi mandate una donazione su PayPal, in fondo a tutte le descrizioni, proprio in fondo c'è il link per mandarmi un caffè su PayPal. Costa 15-16 euro, ragazzi, costa una cavolata ed è una figata pazzesca. Spero che il video vi sia piaciuto, un grosso like, soprattutto quello che non costa nulla. Periodo di Natale, buone feste, per un felice anno nuovo, ma magari prima dell'anno nuovo riusciamo ancora a caricare qualcosa. Prossimo video, prossima diretta, in negozio vi offro un caffè. Grazie a tutti. Ciao da Mazzi Dattoli.